Tua madre ti ha sempre detto che sei troppo sensibile. Il tuo partner continua a ferirti per scherzo. I tuoi colleghi ti fanno sentire invisibile. Il tuo migliore amico sabota ogni tuo successo. E pensi che il problema sei tu. Se dopo più di 40 anni di vita ti senti ancora svuotato dalle persone che dovrebbero amarti, forse è ora di smettere di cercare il difetto in te stesso e iniziare a riconoscere questi 6 comportamenti che stanno lentamente distruggendo la tua autostima. Oggi tracciamo una linea che nessuno potrà più attraversare. Quando la realtà diventa sabbie mobili. Ti è mai capitato di uscire da una conversazione sentendoti come se avessi appena attraversato un campo minato bendato? Di ricordare chiaramente un fatto, ma di ritrovarti a dubitare della tua stessa memoria? Di sapere con certezza cosa è successo, ma di essere convinto di essere impazzito? Benvenuto nel mondo della manipolazione della realtà, l'arte più raffinata e devastante di controllo psicologico che esista. Non ho mai detto questo. Te lo stai inventando. Sei sempre così drammatico. Non è andata così. Ti ricordi male. Stai esagerando come al solito. E tu, che hai un archivio dettagliato nella tua mente, inizi a chiederti se quell'archivio è corrotto. Forse hai frainteso, hai amplificato, forse sei davvero pazzo. Seneca ci avverte: non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Ma cosa succede quando qualcuno sabota la tua bussola? Chi pratica la manipolazione della realtà è un artista del caos mentale. Non si limita a mentirti. Ti fa dubitare della tua capacità di distinguere la verità dalla menzogna. Non si accontenta di ingannarti. Ti fa diventare complice del tuo stesso inganno. Il processo è metodico e spietato. Non ti mentono una volta su una cosa grande. Ti mentono 100 volte su 100 cose piccole. Non contraddicono la tua versione dei fatti all'improvviso. La erodono gradualmente, come l'acqua che scava la roccia. Prima mettono in dubbio i dettagli. Sei sicuro che è successo martedì? A me sembra che fosse mercoledì. Poi questionano le circostanze. Non ricordo che ci fosse tanta gente. Infine negano l'intero evento. Ma di cosa stai parlando? Non è mai successo niente del genere. E tu, che vuoi essere ragionevole, che vuoi mantenere l'armonia, che non vuoi sembrare ossessivo, inizi a mollare la presa sulla tua verità. Un pezzetto alla volta. Una certezza alla volta, una realtà alla volta. Marco Aurelio scriveva: confessa la verità a te stesso e agli altri. Ma cosa fai quando qualcuno ha fatto della negazione della verità la sua specialità? Il manipolatore della realtà non è un bugiardo comune, è un ingegnere dell'incertezza. Sa che la certezza è la base della forza psicologica e lavora sistematicamente per demolirla. Sa che quando dubiti dei tuoi ricordi, dubiterai anche del tuo giudizio. E quando dubiti del tuo giudizio, diventi dipendente dal suo. È un gioco di potere perfetto. Più tu perdi fiducia in te stesso, più aumenti la fiducia in lui. Più metti in discussione la tua percezione, più accetti la sua come unica valida. Più ti senti confuso, più hai bisogno che lui ti spieghi cosa è reale e cosa no. Il trucco per riconoscere la manipolazione della realtà è osservare lo schema. Una persona può ricordare male un evento. 2 persone possono avere prospettive diverse sullo stesso fatto. Ma quando qualcuno contesta sistematicamente la tua versione dei fatti, quando ogni tuo ricordo viene messo in dubbio, quando ogni tua percezione viene corretta, non stai parlando con qualcuno che ha una memoria diversa. Stai parlando con qualcuno che sta deliberatamente minando la tua sanità mentale. E sai qual è il segnale più chiaro? Quando metti in dubbio non solo quello che è successo, ma anche come ti sei sentito a riguardo. Quando ti senti dire «non eri arrabbiato, eri solo stanco» o «non eri triste, eri solo stressato» o «non eri ferito, eri solo sensibile». Questo non è supporto, è riscrittura emotiva. È qualcuno che si arroga il diritto di dirti non solo cosa è successo, ma anche come dovresti sentirti a riguardo. Ma la verità ha una vibrazione diversa dalla menzogna. Il tuo corpo lo sa, la tua anima lo sa. È solo la tua mente che è stata addestrata a dubitare. Fidati del tuo istinto, fidati della tua memoria,
Fidati della tua percezione. Non sono perfetti, ma sono tuoi e nessuno ha il diritto di sostituirli con i propri. Il diario della verità. Inizia a tenere un diario quotidiano, non dei tuoi sentimenti, ma dei fatti. Cosa è successo? Chi ha detto cosa? Quando e dove? Sii specifico e obiettivo. Non interpretare, solo documenta. Quando qualcuno contesta la tua versione dei fatti, consulta il tuo diario, non per accusare nessuno, ma per ancorare la tua sanità mentale alla realtà. Scoprirai che la tua memoria è molto più affidabile di quanto qualcuno voglia farti credere. L'arte del ferire con il sorriso. Esiste un tipo di violenza che non lascia lividi sulla pelle, ma cicatrici nell'anima. È quella che si nasconde dietro un sorriso, quella che si traveste da affetto, quella che colpisce e poi dice «Ma cosa dici? Stavo scherzando». Ti è mai capitato di sentire queste parole che tagliano come lame affilate? Almeno oggi ti sei vestito bene. Sei intelligente, per uno come te. Che bello vederti motivato. Chissà quanto durerà questa volta. Non è male, considerando da dove parti. Ogni frase è calibrata al millimetro. Ogni parola è progettata per sembrare un complimento, ma funzionare come un insulto. È l'arte della crudeltà elegante, quella che ti ferisce e poi ti fa sentire in colpa per esserti offeso. Seneca, che conosceva bene la natura umana, osservava: la crudeltà è sempre il frutto della paura, ma la crudeltà più pericolosa è quella che si maschera da sincerità, quella che dice «te lo dico per il tuo bene» mentre ti pugnala alle spalle. Quando qualcuno ti ferisce sistematicamente e poi si nasconde dietro la scusa dell'onestà, non stai parlando con una persona sincera, stai parlando con un manipolatore emotivo che ha imparato a ferire senza conseguenze. Il meccanismo è semplice e diabolico. Ti colpiscono e poi spostano l'attenzione sulla tua reazione. Non sai stare allo scherzo, sei troppo sensibile, sempre a drammatizzare. Improvvisamente il problema non è più quello che hanno detto, ma come tu hai reagito. Non è più la loro mancanza di rispetto, ma la tua incapacità di sopportarla. Ma ascolta bene. La sensibilità non è un difetto, è un segno che la tua anima è viva, è la prova che il tuo cuore funziona ancora, nonostante i tentativi di spegnerlo. Epitteto, che aveva sperimentato sulla sua pelle cosa significhi essere alla mercé degli altri, ci insegna. Ricorda che non sono le persone che ti turbano, ma i tuoi giudizi su di esse. Ma quando qualcuno distorce sistematicamente la realtà per ferirti, il problema non sono i tuoi giudizi. Il problema è la loro intenzione. Riconosci i segnali. Quando qualcuno fa costantemente commenti che ti lasciano svuotato, quando le loro battute hanno sempre te come bersaglio, quando la loro onestà arriva sempre nei momenti in cui sei più vulnerabile. Questo non è amore, non è amicizia, è predazione emotiva. E sai qual è la verità che non vogliono che tu scopra? Sanno esattamente quello che stanno facendo. Non sono inconsapevoli, non sono goffi socialmente, sono strategici, scelgono le parole, scelgono il momento, scelgono il pubblico e scelgono te perché hai dimostrato di sopportare in silenzio. Marco Aurelio ci ricorda: fai attenzione ai pensieri che intrattieni perché diventeranno le tue azioni. E chi ti ferisce con il sorriso ha pensieri così tossici che le sue azioni diventano pugnali avvolti nel velluto. Non devi più essere il loro bersaglio, non devi più sorridere quando ti feriscono, non devi più proteggere i loro sentimenti mentre calpestano i tuoi. La prossima volta che qualcuno ti ferisce e poi dice «stavo scherzando», ricorda, i veri scherzi fanno ridere tutti, non solo chi li fa. La regola delle 24 ore. Per una settimana, ogni volta che qualcuno fa un commento che ti disturba, aspetta 24 ore prima di decidere se era appropriato o meno. Questo ti darà il tempo di elaborare emotivamente e di vedere se il disagio persiste. Scrivi il commento e la tua reazione iniziale. Il giorno dopo, rileggi. Se provi ancora fastidio, non era solo uno scherzo, era un attacco mascherato. Inizia a riconoscere gli schemi e a chiamarli per quello che sono. Quando l'amore diventa catene dorate. C'è una forma di prigione così elegante
che non ti accorgi di essere rinchiuso fino a quando non provi a muoverti. È quella costruita da chi ti ama troppo, da chi ti protegge troppo, da chi si preoccupa troppo per il tuo bene. All'inizio sembra premura, sembra attenzione, sembra amore. Non mi piace quando esci con quelle persone, non ti fanno bene. Quel lavoro che vuoi fare è troppo rischioso, io ti mantengo. Perché vuoi cambiare? Io ti amo già così come sei. I tuoi amici sono gelosi del nostro amore, ti montano la testa contro di me. Frasi che suonano dolci, ragionamenti che sembrano logici, preoccupazioni che appaiono genuine, ma dietro ogni ti proteggo si nasconde un ti controllo. Dietro ogni è per il tuo bene c'è un è per il mio potere. Seneca osservava: l'amore è l'unica libertà al mondo, perché eleva lo spirito così in alto che le leggi dell'umanità e dei fenomeni della natura non lo alterano più. Ma il controllo travestito da amore non eleva, degrada, non libera, imprigiona. Il processo è graduale e impercettibile. Non ti svegli un giorno e scopri di essere in una gabbia. Ti ci ritrovi lentamente, una sbarra alla volta. Prima isolano i tuoi rapporti. Quelle persone non ti capiscono come ti capisco io, poi limitano le tue aspirazioni. Quel sogno è irrealistico, io invece ho un piano sicuro per noi. Infine modificano la tua identità. Tu non eri così prima, cosa ti è successo? E tu, che vuoi essere amato, che vuoi appartenere, che vuoi credere che qualcuno ti conosca meglio di quanto conosci te stesso, cedi un pezzo alla volta. Non perché sei debole, ma perché l'isolamento emotivo è una forma di tortura raffinata. Marco Aurelio scrisse: «Molto poco è necessario per fare una vita felice. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare». Ma il controllo emotivo mina proprio questo, la tua capacità di pensare autonomamente. Ti convincono che senza di loro sei perso, che le tue decisioni sono sbagliate, che il mondo là fuori è pericoloso e loro sono l'unico porto sicuro, e lentamente inizi a credere che la libertà sia sopravvalutata e che la sicurezza valga qualsiasi sacrificio. Ma l'amore vero non chiede sacrifici umani. L'amore vero non ti rende più piccolo per sentirsi più grande. L'amore vero dice: vola alto, io sarò qui quando torni, non resta a terra, ho paura che tu possa volare via. Epitteto, che aveva conosciuto la schiavitù fisica, capiva bene quella emotiva. Nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Ma il controllo emotivo è l'arte di ottenere quel permesso senza che tu te ne accorga. Il meccanismo è sempre lo stesso. Prima ti fanno sentire speciale, solo io ti capisco davvero. Poi indispensabile, non so cosa farei senza di te. Infine colpevole, dopo tutto quello che ho fatto per te. È un ciclo perfetto che si autoalimenta. Più sei isolato, più dipendi da loro. Più dipendi da loro, più ti senti in colpa per aver anche solo pensato di andartene. Più ti senti in colpa, più accetti comportamenti inaccettabili pur di non ferirli. Ascolta, la tua crescita non è un tradimento. La tua evoluzione non è un abbandono. La tua felicità non è egoismo. Hai il diritto di sbagliare, hai il diritto di rischiare, hai il diritto di esplorare chi potresti diventare senza qualcuno che ti sussurra costantemente chi dovresti rimanere. Il test della libertà. Fai questo esperimento per 2 settimane. Ogni volta che vuoi fare qualcosa, uscire con un amico, iscriverti a un corso, cambiare taglio di capelli, accettare un invito, osserva la prima reazione della persona che dice di amarti. È di supporto o di resistenza? Ti incoraggia o ti scoraggia? Ti fa domande per capirti o obiezioni per fermarti? Tieni un diario di queste reazioni. Lo schema che emergerà ti dirà tutto quello che devi sapere sul tipo di amore che stai ricevendo. Il silenzio che uccide l'anima. Esiste una fame più crudele di quella del corpo. È la fame dell'anima. È svegliarsi ogni giorno accanto a qualcuno che condivide il tuo spazio, ma non la tua esistenza. È parlare nel vuoto. È piangere in silenzio, perché tanto non capirebbe comunque. Non tutti gli abbandoni fanno rumore. I più devastanti sono silenziosi. Sono fatti di sguardi che attraversano senza vedere, di conversazioni che sfiorano senza toccare,
di presenze che occupano spazio senza riempire il cuore. Com'è andata oggi? Bene. Fine della comunicazione. Sembra che tu abbia qualcosa che non va. No, tutto a posto. Fine della connessione. Mi piacerebbe che parlassimo di più. Di cosa dovremmo parlare? Fine dell'intimità. E tu, che hai bisogno di essere visto nella tua interezza, inizi a scomparire un pezzo alla volta. Prima scompare la tua tristezza, non la vuole sentire. Poi scompare la tua gioia, la dà per scontata. Infine scompari tu, ma tanto non se ne accorge. Seneca osservava: il dolore più grande non è quello che grida, ma quello che si consuma in silenzio. E l'abbandono emotivo è esattamente questo. Un dolore che non ha voce perché nessuno è interessato ad ascoltarla. Chi pratica l'abbandono emotivo non è necessariamente cattivo, spesso è semplicemente assente, presente nel corpo ma emigrato con la mente, lì ma non davvero, vicino ma irraggiungibile. Non ti ignorano attivamente, semplicemente non ti vedono attivamente, non ti respingono volontariamente, semplicemente non ti accolgono intenzionalmente. Non ti feriscono deliberatamente, semplicemente non ti curano consapevolmente. E questa è la forma più sottile di crudeltà, l'indifferenza travestita da normalità. Marco Aurelio scriveva: la qualità più rilevante della vita è la capacità di godere del presente. Ma come puoi godere del presente quando il presente è popolato da fantasmi emotivi? Ti ritrovi a competere per l'attenzione con telefoni, televisioni, hobby, lavoro, tutto tranne che con persone in carne e ossa, perché le persone in carne e ossa sono diventate trasparenti agli occhi di chi dovrebbe vederle di più. E inizi a normalizzare la normalità. Ti convinci che è fatto così, che non è portato per queste cose, che in fondo l'importante è che ci sia. Ma l'esserci fisicamente senza esserci emotivamente non è presenza, è simulazione di presenza. Il problema dell'abbandono emotivo è che è difficile da denunciare. Come fai a lamentarti di qualcuno che non ti fa niente? Come spieghi che ti sta uccidendo lentamente con la sua indifferenza? Come descrivi il dolore di essere ignorati da chi dovrebbe conoscerti meglio? La società capisce la violenza fisica, fatica a riconoscere quella emotiva, capisce l'aggressione esplicita, non l'abbandono implicito, capisce le ferite che si vedono, non quelle che si sentono solo dentro. Ma tu lo sai, tu senti la differenza tra chi ti ascolta e chi aspetta che finisci di parlare, tra chi ti guarda e chi guarda attraverso di te, tra chi è con te e chi è semplicemente nello stesso posto dove sei tu. E sai cosa? Meriti molto di più di una relazione di superficie. Meriti qualcuno che non solo senta le tue parole, ma percepisca anche i tuoi silenzi. Qualcuno che noti quando i tuoi occhi sorridono e quando sorride solo la tua bocca. Non sei troppo esigente se vuoi essere visto. Non sei troppo bisognoso se vuoi essere compreso. Non sei troppo drammatico se vuoi essere sentito. Sei umano e l'umanità richiede connessione autentica, non solo coabitazione funzionale. Il termometro emotivo. Per 10 giorni prova questo esperimento. Ogni sera valuta su una scala da 1 a 10 quanto ti sei sentito visto e sentito dalle persone importanti della tua vita. Non giudicare, solo osserva e annota. Accanto al voto scrivi una frase che descrive perché hai dato quel punteggio. Dopo 10 giorni rileggi tutto. I pattern che emergeranno ti diranno più di 1000 discussioni chi è davvero presente nella tua vita e chi sta solo occupando spazio. Quando il successo degli altri è veleno per loro. C'è un tipo di solitudine che penetra nelle ossa, quella che provi quando realizzi che le persone che ami non gioiscono della tua gioia. Anzi, la tua felicità sembra essere per loro una fonte di disagio, di irritazione, di risentimento malcelato. Ti laurei con il massimo dei voti. Bene, ma ora iniziano i veri problemi della vita. Perdi quei 10 chili che volevi perdere. Attento a non esagerare, non vorrai mica diventare anoressico. Trovi finalmente l'amore. Sembrava troppo bello per durare, no? Ti danno una promozione al lavoro. Speriamo che tu riesca a gestire tutta questa responsabilità. Compri la casa dei tuoi sogni. In questo mercato?
hai fatto un errore colossale. Ogni tua vittoria diventa una loro preoccupazione. Ogni tuo passo avanti diventa un loro passo indietro, almeno nella loro percezione distorta della vita. Non nel senso reale, ovviamente, nel senso che la tua ascesa illumina la loro stagnazione. Marco Aurelio osservava: molto piccolo è ciò che è necessario per fare una vita felice, ma per alcune persone anche la felicità altrui è troppo da sopportare. Queste sono le persone che ti vogliono bene, con riserva, ti supportano fino a un certo punto, ti amano finché non diventi migliore di loro, non perché siano cattive per natura, ma perché la tua crescita mette in luce la loro immobilità. Il meccanismo psicologico è semplice: se tu migliori e loro rimangono fermi, automaticamente si sentono peggiori, non perché tu li abbia sminuiti, ma perché il contrasto è diventato evidente. E invece di usare questo contrasto come motivazione per crescere, lo usano come ragione per trattenerti. Seneca scriveva: è impossibile che un uomo impari ciò che crede già di sapere, e alcune persone sanno già che nella vita non si può essere troppo felici, troppo fortunati, troppo di successo. Quindi, quando tu sfidi questa convinzione vivendo una vita piena, loro si sentono minacciati nella loro visione del mondo. È qui che inizia il sabotaggio sottile. Non ti dicono apertamente di fallire, ti proteggono dal fallimento scoraggiandoti dal tentare. Non ti augurano esplicitamente il male, ti mettono in guardia da tutti i possibili mali che potrebbero colpirti. Non montarti la testa, le cose belle non durano mai. Più in alto sali, più forte è la caduta. Meglio non aspettarsi troppo dalla vita. Sono frasi che suonano sagge, ma nascondono un veleno insidioso. La paura del successo, non il tuo, il loro. Hanno così paura di provare che preferiscono convincere anche te a non provare. Il sabotaggio emotivo è un'arte raffinata. Non ti attaccano frontalmente, ti indeboliscono lateralmente, non criticano apertamente i tuoi successi, li ridimensionano costantemente. Non ti dicono di smettere di sognare, ti convincono che i tuoi sogni sono irrealistici. Il bello è che lo fanno con amore, ti proteggono dalle delusioni, ti mettono con i piedi per terra, ti aiutano a essere realistici. Sono così bravi che alla fine sei tu a ringraziare per essere stato riportato alla realtà. Ma qual è la loro realtà? Una realtà dove l'ambizione è presunzione, dove il successo è fortuna, dove la felicità è temporanea e dove sognare in grande è perdere tempo. Non è questa la realtà, è la loro prigione e vogliono che tu condivida la cella con loro. Marco Aurelio ci insegna: il miglior modo di vendicarsi è non essere come il tuo nemico. Ma cosa fai quando il tuo nemico indossa la maschera dell'amico? Quando il sabotaggio viene spacciato per saggezza? Quando l'invidia si traveste da premura? Riconosci i segnali. Quando condividi una buona notizia e loro trovano immediatamente l'aspetto negativo. Quando celebri un successo e loro cambiano argomento. Quando esprimi un sogno e loro elencano tutti i motivi per cui non si realizzerà. Queste persone non sono cattive, sono spaventate dal confronto, spaventate dal cambiamento, spaventate dalla possibilità che tu dimostri che si può vivere diversamente da come vivono loro. Ma la loro paura non deve diventare la tua limitazione. La loro stagnazione non deve contagiare la tua crescita. La loro mediocrità non deve definire i tuoi standard. Hai il diritto di brillare, hai il diritto di crescere, hai il diritto di essere felice senza chiedere il permesso a nessuno. Hai il diritto di sognare in grande, anche se questo fa sentire piccoli gli altri. Non è responsabilità tua gestire l'insicurezza altrui. Non è colpa tua se la tua luce mette in evidenza la loro ombra. Non devi spegnere il tuo sole per far sentire meno freddi gli altri. Il test del supporto. Nei prossimi 14 giorni, quando hai una buona notizia da condividere, scegli deliberatamente 5 persone diverse con cui condividerla. Osserva attentamente le loro reazioni immediate. Chi si illumina davvero? Chi fa domande per saperne di più? Chi celebra con te? E chi invece trova immediatamente il lato negativo, cambia argomento o sminuisce l'importanza del tuo successo. Questo semplice test
ti rivelerà chi è davvero nel tuo angolo e chi sta facendo il tifo per il tuo fallimento. L'arte di non essere mai responsabili. Hai mai avuto a che fare con qualcuno che ha una spiegazione per tutto? Qualcuno che, non importa cosa succeda, non importa quanto sia evidente la sua responsabilità, riesce sempre a trasformare te nel colpevole? Qualcuno che ha fatto della vittimizzazione una professione e dell'accusare gli altri un'arte raffinata? Se non mi avessi fatto arrabbiare, non ti avrei urlato contro. Se tu fossi più comprensivo, io non sarei costretto a mentire per evitare le tue reazioni eccessive. Se tu non fossi così sensibile, non dovrei stare attento a ogni singola parola che dico. Se tu mi amassi davvero, non mi costringeresti a comportarmi così. È un gioco di specchi deformanti, dove tu guardi per vedere la verità, ma ti ritrovi sempre di fronte alla tua immagine distorta, dove ogni loro errore diventa, attraverso un meccanismo diabolico, colpa tua. Epitteto, che conosceva bene l'importanza della responsabilità personale, insegnava: non accusare gli altri dei tuoi mali, accusa te stesso, o meglio ancora, non accusare nessuno. Ma cosa fai quando qualcuno ha trasformato l'accusarti nel loro sport nazionale? Chi pratica lo scarico sistematico di responsabilità è un maestro della deviazione. Non si limita a negare i propri errori, li trasforma in conseguenze delle tue azioni. Non si accontenta di evitare le colpe, le redistribuisce secondo una logica contorta dove tu sei sempre il fattore scatenante. È un meccanismo così raffinato che ti ritrovi a dubitare della tua stessa percezione della giustizia. Forse ho davvero esagerato, dovrei essere più paziente. È colpa mia se si comporta così. Se fossi diverso, anche lei sarebbe diverso. No, fermati qui, respira e ascolta. Questo tipo di persona ha un talento innato: trasformare ogni conversazione in un processo dove tu sei sempre l'imputato e loro sono sempre il giudice. Non importa chi ha iniziato, non importa chi ha sbagliato, non importa quanto siano evidenti i fatti. Alla fine sarai tu a chiedere scusa. È un meccanismo così sofisticato che ti ritrovi a scusarti per cose che non hai mai fatto, a giustificarti per reazioni che erano completamente normali, a sentirti in colpa per aver osato pretendere rispetto. Marco Aurelio scriveva: fai attenzione ai pensieri che intrattieni, perché diventeranno le tue azioni. Ma chi scarica sistematicamente le responsabilità ha pensieri così distorti che le sue azioni diventano una continua fuga dalla verità. Il loro ego è così fragile che ammettere un errore equivale a crollare completamente. Quindi sviluppano un sistema immunitario psicologico che respinge automaticamente qualsiasi forma di critica, trasformandola in un attacco alla loro persona e restituendotela come colpa tua. Io non ho mai detto di essere perfetto, ma tu, forse avrò sbagliato, ma tu hai fatto molto peggio quando... Ok, ammetto di aver esagerato, però tu mi hai provocato. Noti lo schema. C'è sempre un ma. C'è sempre una giustificazione, c'è sempre un modo per spostare il focus dalle loro azioni alle tue. E sai qual è la parte più devastante? Che ti convincono che questa è normalità, che tutti sbagliano, che l'importante è non essere troppo rigidi, che bisogna saper perdonare, che in una relazione si sbaglia in due. Ma c'è una differenza abissale tra sbagliare e prendersi la responsabilità dei propri errori, e sbagliare e fare in modo che la colpa ricada sempre su qualcun altro. Chi scarica responsabilità non vuole crescere, vuole sopravvivere, non vuole migliorare, vuole mantenere lo status quo dove i problemi sono sempre degli altri, non vuole evolvere, vuole rimanere nella comfort zone della propria infallibilità percepita. Epitteto ci insegna: è impossibile imparare qualcosa che credi già di sapere. E chi scarica responsabilità sa già di non essere mai il vero problema. Il loro mantra è semplice: se c'è un conflitto, la colpa è dell'altro. Se c'è un malinteso, l'altro ha frainteso. Se c'è dolore, l'altro è troppo sensibile. Se c'è distanza, l'altro si allontana. Se c'è silenzio, l'altro non comunica. È un universo dove loro sono sempre il sole e tutti gli altri sono pianeti che orbitano intorno, responsabili del clima, ma mai del tempo che fa. E tu?
Tu diventi il loro meteorologo personale, quello che predice quando ci saranno tempeste, colpa tua che li irriti, quello che si scusa quando piove, colpa tua che li hai fatti arrabbiare, quello che deve prevedere tutti i cambiamenti atmosferici del loro umore. Ma non sei un meteorologo, sei una persona, con sentimenti, bisogni, diritti, con il diritto di essere trattato con rispetto, senza doverti giustificare per pretenderlo. La guarigione da questo tipo di rapporto inizia quando smetti di accettare responsabilità che non sono tue, quando riconosci che amore senza responsabilità è manipolazione travestita, quando realizzi che una scusa senza cambiamento di comportamento è solo rumore. Non sei responsabile delle reazioni eccessive degli altri. Non sei responsabile dell'incapacità degli altri di gestire le proprie emozioni. Non sei responsabile dell'immaturità emotiva degli altri. Sei responsabile delle tue azioni, delle tue parole, delle tue scelte, ma non sei responsabile di come gli altri scelgono di reagire a esse. Non sei responsabile di come interpretano le tue intenzioni. Non sei responsabile di come gestiscono la loro sensibilità. E soprattutto non sei responsabile di assorbire le conseguenze dei loro errori per proteggerli dal dover crescere. La mappa delle responsabilità. Per le prossime 2 settimane, ogni volta che hai un conflitto o una discussione con qualcuno, disegna una semplice mappa. Da una parte scrivi le mie responsabilità e dall'altra le sue responsabilità. Sii onesto e obiettivo. Dopo ogni episodio, guarda se c'è uno schema. Stai sempre dalla parte con più responsabilità. L'altra persona finisce sempre dalla parte con meno colpe. Se il 90% delle responsabilità finisce sempre su di te, non sei in una relazione. Sei in una dinamica di scarico sistematico. E questo non è amore, è sfruttamento emotivo. Questi 6 comportamenti, l'ironia crudele mascherata da sincerità, il controllo travestito da amore, l'abbandono emotivo spacciato per normalità, la manipolazione della realtà, l'invidia tossica mascherata da preoccupazione e lo scarico sistematico di responsabilità, non sono difetti caratteriali da tollerare. Sono veleni che, goccia dopo goccia, uccidono la nostra autostima, la nostra gioia, la nostra fiducia nel mondo e in noi stessi. Ma tu, che hai avuto il coraggio di arrivare fino a qui, che hai riconosciuto questi schemi, che hai iniziato a chiamarli per nome, hai anche il coraggio di dire basta. Non devi diventare crudele per difenderti. Non devi urlare per essere rispettato. Non devi ferire per non essere ferito. Non devi diventare tossico per proteggerti dalla tossicità. Devi solo alzarti. Devi solo dire no. Devi solo scegliere te stesso. Marco Aurelio ci lascia questa verità immortale. La miglior vendetta è non assomigliare al tuo nemico. Non devi vendicarti. Non devi punire. Non devi dimostrare niente a nessuno. Devi solo liberarti. Perché la vita, la tua vita, vale infinitamente di più di qualsiasi relazione che ti costringe a diventare una versione ridotta di te stesso. Vale di più di qualsiasi connessione che richiede il sacrificio della tua dignità. Vale di più di qualsiasi legame che ti fa dubitare del tuo valore. Non è egoismo, è sopravvivenza, non è crudeltà, è chiarezza, non è chiusura, è apertura verso tutto quello che meriti davvero. E sai cosa meriti? Meriti conversazioni che guariscono invece di parole che feriscono. Meriti presenza autentica invece di compagnia superficiale. Meriti verità rispettosa invece di bugie crudeli. Meriti supporto genuino invece di sabotaggio mascherato. Meriti responsabilità condivisa invece di colpe scaricate. Meriti amore che celebra la tua crescita invece di amore che la teme. Meriti connessioni che ti fanno sentire più te stesso, non meno. Meriti relazioni che ti ispirano a diventare la migliore versione di te, non che ti convincono a rimanere una versione ridotta. Il cambiamento inizia con una decisione, la decisione di non tollerare più l'intollerabile, la decisione di non giustificare più l'ingiustificabile, la decisione di non normalizzare più ciò che normale non è. Inizia oggi, inizia con una conversazione difficile, inizia con un confine chiaro, inizia con un no detto con fermezza.
Inizia scegliendo te stesso invece di scegliere la pace a tutti i costi, perché la pace che richiede il sacrificio della tua dignità non è pace, è resa, e tu non sei nato per arrenderti, sei nato per fiorire. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.